Oh, ma quel traverso? Quale? Chi entra qua dentro vuole dare il gas. Oggi manca ufficialmente un mese alla mia prima gara in moto e la pressione inizia a farsi sentire. Quando ho corso in auto durante il talent show del 2012 non provavo la tensione che provo ora. Le auto sono 1000 volte più facili delle moto. Correre in moto è uno degli sport più difficili, rischiosi e massacranti al mondo e non sono assolutamente pronto. Ho iniziato con le 2 ruote da meno di un anno e non ho ancora mai guidato una moto mia, una moto da gara con cui poter spingere al limite senza il timore di far danni. Sempre e solo prove giornalistiche col freno a mano tirato. Tra meno di un mese correrò contro piloti molto più esperti e molto più bravi di me e devo imparare tantissime cose in pochissimo tempo. Ma non sarà certo questo a fermarmi. Il tempo è poco, ma la voglia è tanta ed è per questo che oggi sono qui, in mezzo ai motori, a studiare attentamente i piloti più forti di me per imparare da loro quanti più segreti possibile. Bene, siamo qui all'Autodromo di Franciacorta, più precisamente, intanto è passato un MiG-29 sul rettilineo. Che musica! Dio! Ah! Pazzesca! Il giorno che guiderò una di quelle potrò morire felice. Più precisamente nella Castrezzata Motorsport Arena, perché oggi io insieme a Luca Pedersoli, nonché fondatore della omonima Riding School di Luca Pedersoli, appunto. Sì, specifichiamo, visto che ce ne sono in giro 200.000. È vero, quindi proprio per parlare di Riding School io oggi sono qua per imparare. Siamo qui e gireremo con le Yamaha R3 nella pista dei kart barra minimoto barra mini GP. Ora, perché girare con un R3 lì dentro anziché nella pista grande? Bah, allora, ormai è una prova che stiamo facendo da qualche mese e si è rivelata veramente efficace, perché comunque fai innanzitutto un allenamento fisico, nel vero senso della parola, perché non sembra, ma tutti questi cambi continui, curve strette, sappiamo bene che le curve strette alla fine sono sempre un pochino le più difficili, no? È vero, quelle dove faccio più fatica anch'io mentalmente, adesso cade invece. Esatto, ma anche se proprio tocchiamoci i maroni cadesse. Sì, perché se cadi ai 30 all'ora. Quindi... Sì, puoi anche cercare il tuo limite abbastanza alla svelta, perché comunque fai un'anterioratina, ci alziamo, facciamo una bella risata, capito? Cosa faremo oggi noi di preciso? Bah, allora darei un'impronta tipo weekend di gara, cioè quindi non è tanto una passeggiatina tra amici, ma gli darei un'impronta racing, quindi simuliamo come se fosse il primo turno del venerdì, bisogna entrare subito a fuoco. Sì. Ok. Abbiamo delle R3 performanti con assetto Hollins, Dunlop ci ha fornito la loro nuova TT, insomma è tutto a regola d'arte. Bravo Albert, mi è piaciuto come sei partito? A cannone, a fuoco. Ho fatto fatica, eh? Mi sono fermato 3 minuti prima. Hai fatto bene. Appena sei partito ho fatto fatica a prenderti. Sì? Quando abbiamo avuto pista libera per un attimo, dalla variante veloce fino al rampino quello stretto ti sono rimasto incollato. Il problema qual è? Che mentre tu andavi easy, io per starti attaccato lì ho preso di quelle chiusure anteriori, imbarcate, cioè sono andato oltre quelle che era la mia capacità. Questo è l'obiettivo, perché tu adesso fai un salto avanti.
i prossimi 4 turni stesso discorso. E così farai quando farai il race attack al MES. Subito entrare a Sì. fuoco. Metti Non il il primo caso- turno del sabato, ma la domenica mattina qualifica. Sempre. Sempre. Devi andare forte anche quando vai a pagare le bollette del gas. Io mi sono stupito di quanto tiene davanti. Beh, la forza di Dunlop da 1000 anni. La fase più importante della guida in pista non è tanto la staccata, è l'inserimento in curva. Se tu fai nel modo giusto, la velocità giusta e trovare il limite giusto, percorrenza e uscita, poi le gestisci come vuoi. Fidati sull'anteriore, fidati. Dagli fiducia, capito? Bueno, Yeah. andiamo. Mi fai 3 giri davanti, così mi tiri. Poi mi fai passare, faccio 3 giri davanti io e poi mi passi e vai tu. Fatto un miglioramento nella guida che Grazie. sei veloce, ma sei bravo, bravo. Ho dato tutto per stargli dietro. Ha la pelle d'oca. Bravo, bravo. Grazie. Detto da voi no. mi riempie di gioia, davvero. Quindi veramente bene. Grazie. E glielo dai proprio. Bravo. Grazie. Ti ho visto bene. Grazie. Visto bene. Bravo. Eri insorpassabile. Davvero? No, aspetta. Avevo un secondo in tasca, ma Figa, detto così. no, giravamo in 46 di passo, dove si può girare in 45, 44 è alto. Però. Però cazzo in frenata e di inserimento curva, top. Sì. No, allora Albert, lo so che tu sei galvanizzato dal fatto che dietro le quinte gli ho detto che è stato bravo. E in effetti lo sei stato, perché quando mi hai chiesto di stare dietro per filmarti, comunque per me non era facile sorpassarti. Ho dovuto aspettare un tuo errore di una scalata e hai fatto un salto di qualità in questa sessione incredibile. Grazie. E direi che rientri nella cerchia di quei noi 4-5 che veniamo qua a allenarci. Sì, perché sei stato davvero veloce. Sei stato davvero veloce. 2 o 3 cosine da aggiustare ci sono, adesso te le dico, adesso però fai vediamo. le tue considerazioni intanto. Quando mi ha infilato lì che non mi è entrata la marcia, ho detto adesso proviamo a stargli dietro. Cioè, vedevo che riuscivo a starti dietro. Ho fatto un giro intero dietro di te. Ah, io tiravo, E ho detto ma sta tirando o non sta tirando? Una roba assurda che quando mi hai passato
e ho detto adesso gli sto dietro, figa, mi si è chiusa la vena, io cioè sono entrato in modalità carogna, avevo le gambe e i muscoli che non ce la facevo più, io ho continuato a spingere. Hai fatto bene Ho continuato ad andarci perché dentro. si fa così nelle gare, cioè se tu guardi anche solo le prove della MotoGP, tu vedrai che sono sempre quei 5-6 che per fare la prima fila aspettano Marquez o Rossi o Lorenzo, quindi se io oggi ero la tua lepre, tu hai fatto bene a mettere quell'1% in più Sì. sul 100% Ho che già iniziato a davi forzare e dove fregartene. E poi hai scoperto che alla fine Ci sta! fatica a parte, perché ti sarai accorto che No, sono il esploso. cuore Quei 3 giri lì mi hanno basta. ucciso. È quello che dovrai fare nelle qualifiche del Race Attack. Dovrai già dal venerdì individuare qualcuno che ti sta dando quel secondino, quei 2 secondini. Tu fatti il weekend su questo. Ok. Parte lui, vedi che sta per partire, tu parti avanti, poi ti attacchi dietro. Devi usare la mentalità che hai avuto oggi. Adesso che ti manca, che sbagliano anche tanti nostri allievi ai corsi, non stai in cupolino. Questo non è un gran rettilineo, però comunque tu devi prendere l'abitudine di sfruttare l'aerodinamica, quindi picchiare la mentolina del casco sul serbatoio. Comunque stavi dritto. Ok, vai. Tra un po' ci dà la paga, occhio a tutti. Ok, uno aggrippato, ha sparso d'olio la pista, quindi ci vorrà mezz'ora per pulirla. Un giretto a vedere chi c'è nel paddock. Guarda i piloti, quelli seri. Così. Hai una foto? Che sputtanata grandissima. Sputtanamento. Tutto bene, sti bambini crescono e vanno sempre più avanti e gli danno sempre più il gassone. Te sei quello che era in quel video delle Iene, quel video bruttissimo. Qualche tempo fa le Iene aveva realizzato un servizio sulle minimoto, il servizio in cui questo bambino era protagonista, ed è stata una delle robe più vomitevoli che abbia mai visto, in cui le Iene, con i loro soliti tagli a regola d'arte, frasi travisate, hanno dipinto il motociclismo come una roba vergognosa. E non ve lo linko neanche questo servizio qui sotto perché non mi va di fargli pubblicità. Semplicemente ci tenevo a dirvi, e ve lo dirà anche il bambino adesso, che in qualunque sport agonistico, a qualunque età, si compete per vincere. Quindi la mia domanda è, da dei bambini che corrono in moto per vincere, che cosa ti aspetti? Ti aspetti che siano lì a far la scampagnata? Oh, si corre per vincere. La competizione è questo. Quindi, signori delle Iene, continuate a fare i vostri servizi sui politici, le truffe, le robe varie, lasciate perdere il motociclismo. Grazie. No, perché c'è... la gente è convinta che noi siamo qua per divertirci, no? Noi siamo qua per vincere. Ma qualunque sport, cioè in qualunque sport sei qua per vincere, quindi Certo, entra cattivo mica significa fa male. No. Io ne so, si devono curare. Diventare cattivo vuol dire adesso faccio di tutto per star davanti, non vuol dire ammazzo l'altro. Qual è la cosa importante? Partecipare e soprattutto dare il meglio di se stessi. Ma vaffa. Chi entra qua dentro vuole dare il gas e non ci deve essere nessuno davanti. O primo, secondo e terzo. E quando sei terzo poi ti rompi i coglioni perché dici no, voglio fare secondo. Quando vuoi fare secondo? Primo. Se non fai primo, sei secondo. Partecipare non è vero. Tutti d'accordo. Com'è guidare la minimoto? Bello, Ti piace? sì, Ma fai le gare quest'anno? sì, il campionato italiano. Quanti anni hai? 9. Quando i bambini ti ascoltano devono mettere le cuffie perché tutto il giorno uno vuole vedere pure la televisione, no? Ce lo mettiamo? No? Invece ci sono tutti i miei video che girano Tutti per i tuoi video, casa. dalla mattina alla sera, in camper, macchina. Colpa sua. Io Sì. Oh, tra 10 minuti devo entrare. Oggi è successo qualcosa che non avevo mai provato in tutta la mia vita. In quel giro dietro a Luca non solo ho migliorato di un secondo superando i miei limiti, ma ho anche scoperto di avere dentro quella cosa tipica dei piloti che si innesca quando entri in trance agonistica. Quel qualcosa per cui quando sei in gara tutto il mondo intorno a te scompare insieme alla fatica e al dolore. Le uniche cose che percepisci sono la moto, l'asfalto e i tuoi avversari.
E in quei momenti ogni fibra del tuo corpo è tesa verso un unico grande obiettivo: vincere. Non avevo mai provato niente di simile e vi posso garantire che è la cosa più dannatamente emozionante al mondo. Sono pronto per la prima gara? Non lo so. Lo scopriremo il 29 aprile 2018.